Fu nella pittoresca Norimberga che, nel 1935, i nazisti emanarono le leggi razziali. 10 anni più tardi, nella stessa città, si tenne uno dei processi più famosi della storia, che portò alla sbarra 24 gerarchi del Terzo Reich, che si erano macchiati di crimini di guerra e contro l'umanità. Questo video vuole ripercorrere le cause e le tappe di quel processo e tracciare un ritratto dei protagonisti. Le convenzioni di Ginevra del 1864 e del 1906 ebbero lo scopo di sottoporre la guerra alle leggi dell'umanità e ai dettami della coscienza pubblica. Alle conferenze dell'Aia del 1899 e del 1907, i rappresentanti di 44 stati svilupparono un programma globale di mantenimento della pace, le regole di condotta in caso di conflitto e le norme per la guerra terrestre e marina. Nella prima guerra mondiale le battaglie con armi come gas velenosi, lanciafiamme, sottomarini e aerei aprirono scenari completamente nuovi sulla violenza militare. Quindi nel 1919, alla conferenza di pace, non si parlò solo di colpe di guerra e di riparazioni. Gli articoli da 227 a 230 del Trattato di Versailles prevedevano l'estradizione del Kaiser e di circa 890 altri civili e militari tedeschi per portarli davanti agli alleati. Tuttavia la Germania poté condurre processi contro i criminali di guerra tedeschi davanti alla Corte Imperiale di Lipsia, per la prima volta secondo il diritto internazionale, ma ci furono pochi risultati. Il sistema giudiziario penale tedesco non voleva essere visto come l'agente vicario dei vincitori. Il fallimento del processo di Lipsia incoraggiò nel 1945 gli alleati a prendere nelle proprie mani il perseguimento dei crimini nazisti. Verso la metà del 1941 il Reich tedesco e i suoi alleati occuparono quasi tutta l'Europa e la sottoposero al loro regno di terrore. Milioni di persone furono rapite per i lavori forzati. Il 22 giugno 1941 la Wehrmacht attaccò l'Unione Sovietica. Nella lotta razzista per lo spazio vitale, i tedeschi commisero innumerevoli crimini di guerra, compreso il genocidio. La notizia giunse agli alleati attraverso profughi, diplomatici ed emittenti segrete. Si fece forte l'appello alla punizione dei colpevoli. Già nel 1940 i governi britannico, francese, polacco e ceco avevano protestato contro i crimini tedeschi in Polonia e Cecoslovacchia. Nella dichiarazione di St. James del 13 gennaio 1942, i rappresentanti dei 9 governi in esilio a Londra descrissero la punizione dei responsabili come una delle loro preoccupazioni più importanti. Essa avrebbe dovuto essere eseguita attraverso la giustizia, indipendentemente dal fatto che gli interessati fossero colpevoli o corresponsabili dei crimini. Per molto tempo gli alleati non ebbero un'idea unitaria di come procedere contro i colpevoli. In Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica furono avanzate richieste di giustiziare i principali leader politici, militari ed economici dello Stato nazista dopo il loro arresto, senza processo, a causa del numero e della natura senza precedenti dei crimini. Dopo duri negoziati, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'Unione Sovietica e la Francia firmarono l'Accordo di Londra tra le 4 potenze sul perseguimento e la punizione dei principali criminali di guerra delle potenze europee dell'asse e lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale, l'8 agosto 1945. Il Tribunale Militare Internazionale era formato dai rappresentanti delle 4 potenze alleate. Altri 19 stati ratificarono lo Statuto di Londra,
che regolava le basi della procedura da attuare. Il tribunale era quindi sostenuto a livello internazionale. L'articolo 22 dello Statuto di Londra stabiliva che la sede permanente della Corte fosse Berlino, ma che il primo procedimento si svolgesse a Norimberga. Le spese del tribunale e del procedimento furono coperte dagli stati firmatari, con i fondi disponibili per finanziare il Consiglio di controllo per la Germania. Robert H. Jackson, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, fu la figura chiave, l'organizzatore del Tribunale Militare Internazionale. Vedeva la comunità internazionale delle nazioni minacciata dalle guerre di aggressione intraprese da Germania, Italia e Giappone. Jackson era uno dei consiglieri del presidente Franklin Delano Roosevelt, che sosteneva un tribunale militare politicamente indipendente contro i criminali di guerra. Il successore di Roosevelt, Harry Truman, lo nominò procuratore capo nel processo contro i criminali dell'Asse il 2 maggio 1945. In Europa, Jackson iniziò una raccolta completa di prove con l'aiuto dell'esercito americano. Lo Statuto di Londra dell'8 agosto 1945 determinava la composizione del Tribunale Militare Internazionale, i reati, le norme procedurali e le sentenze. Per la prima volta nella storia del mondo, un tribunale militare internazionale accusava i principali rappresentanti di uno Stato di aver violato le norme del diritto penale internazionale e contro singole organizzazioni per 4 motivi. Piano comune o cospirazione per commettere crimini contro la pace, pianificazione, avvio e intrapresa di guerra d'aggressione, commissione di crimini di guerra, commissione di crimini contro l'umanità. Il 6 ottobre 1945 i principali procuratori delle 4 potenze vincitrici firmarono l'atto di accusa contro 24 importanti criminali di guerra del regime nazista e contro 7 gruppi e organizzazioni classificati come criminali. Il 18 ottobre 1945 il Tribunale Militare Internazionale di Berlino aprì il procedimento penale. Hermann Göring fu un influente leader nazista e uno dei più stretti collaboratori di Adolf Hitler. Nato il 12 gennaio 1893, servì come asso dell'aviazione nella Prima Guerra Mondiale, prima di unirsi al Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori negli anni *20. Nel regime nazista, Göring ricoprì diversi ruoli di primo piano, tra cui quello di fondatore della Gestapo, capo della Luftwaffe, aeronautica militare e ministro dell'economia. Fu direttamente coinvolto nella pianificazione e nell'esecuzione della soluzione finale per l'eliminazione degli ebrei. Al processo di Norimberga, Göring fu condannato a morte, ma si suicidò con del cianuro la notte prima della sua esecuzione. Rudolf Hess, nato il 26 aprile 1894, fu un importante membro del partito nazista e il terzo più alto in comando dopo Hitler e Göring. Partecipò alla Prima Guerra Mondiale e si unì al partito nazista nel 1920, diventando presto un fidato luogotenente di Hitler. Nel 1941 volò da solo in Scozia nel tentativo fallito di negoziare la pace con il Regno Unito, venendo arrestato e imprigionato. Fu condannato all'ergastolo e morì nella prigione di Spandau nel 1987. Io sono contento di accettare la responsabilità per quello che ho fatto e sono disposto a morire per questo. Joachim von Ribbentrop, nato il 30 aprile 1893, fu il ministro degli esteri del Terzo Reich dal 1938 al 1945. Prima di entrare in politica, lavorò come uomo d'affari. Come ministro degli esteri, negoziò il patto Molotov-Ribbentrop con l'Unione Sovietica e giocò un ruolo chiave nella diplomazia che portò alla Seconda Guerra Mondiale. Fu condannato a morte e giustiziato per impiccagione il 16 ottobre 1946. Il mio compito principale era l'aspetto diplomatico delle questioni tedesche. Non ho mai partecipato a nessuna discussione o decisione militare. Wilhelm Keitel, nato il 22 settembre 1882, fu un feldmaresciallo tedesco e capo dell'Oberkommando der Wehrmacht, il comando supremo delle forze armate tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale.
fedelissimo di Hitler, Keitel firmò numerosi ordini che autorizzavano il crocitare i territori occupati, tra cui l'ordine di commettere rappresaglie di massa contro i civili e l'uso dei lavori forzati. Condannato a morte, fu impiccato il 16 ottobre 1946. Ritengo che un soldato debba seguire gli ordini ricevuti, anche se non gli piacciono, a meno che essi non siano manifestamente illegali. Ernst Kaltenbrunner, nato il 4 ottobre 1903, fu un alto ufficiale dell'SS e capo del Reichsjägerreithofamt, l'ufficio centrale di sicurezza del Reich, che supervisionava la Gestapo, il servizio di sicurezza e la polizia criminale. Nel suo ruolo, Kaltenbrunner fu responsabile della gestione dei campi di concentramento e delle operazioni di sterminio. Fu condannato a morte e giustiziato il 16 ottobre 1946. Posso dire in tutto onore che ho sempre lavorato con impegno per portare pace e prosperità al mio popolo. Albert Speer, nato il 19 marzo 1905, fu l'architetto capo di Hitler e ministro degli armamenti e della produzione bellica durante la Seconda Guerra Mondiale. Contribuì significativamente all'efficienza della macchina bellica nazista attraverso l'uso di lavoratori forzati provenienti dai territori occupati. Pur ammettendo la propria responsabilità morale, Speer negò di aver partecipato direttamente alla pianificazione della soluzione finale. Condannato a 20 anni di prigione, scontò la pena nella prigione di Spandau e fu rilasciato nel 1966. Morì nel 1981. Abbiamo chiuso un patto col diavolo. Io conoscevo il diavolo, ho trattato con lui, ho vinto, ho perso. Hans Frank, nato il 23 maggio 1900, fu un avvocato tedesco e uno dei principali leader nazisti, noto come il macellaio della Polonia. Dopo aver servito come consigliere legale di Hitler, divenne governatore generale dei territori polacchi occupati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. In questa posizione, Frank supervisionò la brutale occupazione e lo sfruttamento della Polonia, compresa la deportazione di milioni di ebrei nei campi di sterminio. Condannato a morte, fu impiccato il 16 ottobre 1946. Le atrocità non erano tanto dovute alla brutalità individuale dei funzionari, quanto alla situazione stessa, e questa è la tragedia, non che una persona abbia ucciso 6 milioni, ma che 6 milioni siano stati uccisi. Wilhelm Frick, nato il 12 marzo 1877, fu un alto funzionario nazista che servì come ministro all'interno del Reich dal 1933 al 1943. In questo ruolo, Frick fu responsabile dell'implementazione delle leggi razziali di Norimberga e altre politiche repressive contro gli ebrei e i dissidenti politici. Dopo il 1943 divenne protettore della Boemia e Moravia, dove continuò a sostenere le politiche di persecuzione nazista. Condannato a morte, fu giustiziato il 16 ottobre 1946. Julius Streicher, nato il 12 febbraio 1885, fu il fondatore e direttore del giornale antisemita Der Stürmer. Streicher utilizzò il suo giornale per diffondere propaganda razzista e antisemita, incitando all'odio e alla violenza contro gli ebrei. Anche se non ricoprì posizioni ufficiali di alto livello nel governo nazista, la sua propaganda fu considerata cruciale per il sostegno pubblico alle politiche di persecuzione e sterminio degli ebrei. Condannato a morte, fu impiccato il 16 ottobre 1946. Alfred Rosenberg, nato il 12 gennaio 1893, fu uno dei principali ideologi del partito nazista e autore del libro Il mito del XX secolo, che propagava teorie razziali e antisemitiche. Fu nominato ministro per i territori occupati dell'Est, dove supervisionò la deportazione e lo sterminio di ebrei e altri gruppi considerati indesiderabili. Condannato a morte, fu impiccato il 16 ottobre 1946. Fritz Sauckel, nato il 27 ottobre 1894, fu il plenipotenziario generale per l'impiego della manodopera durante il Terzo Reich, responsabile della deportazione e dell'utilizzo di milioni di lavoratori forzati provenienti dai territori occupati. Sotto la sua supervisione, milioni di persone furono costrette a lavorare in condizioni brutali nelle fabbriche tedesche e nei campi di lavoro. Condannato a morte, fu giustiziato il 16 ottobre 1946.
Ero consapevole del fatto che era impossibile rimediare a ciò che aveva avuto luogo, anche se io personalmente non ero coinvolto in nulla di simile. Arthur Seyss Inquart, nato il 22 luglio 1892, fu un avvocato austriaco e un alto funzionario nazista. Dopo l'Anschluss dell'Austria fu nominato governatore dei Paesi Bassi occupati dai nazisti, dove implementò politica di persecuzione contro gli ebrei e ordinò deportazioni di massa nei campi di concentramento. Condannato a morte, fu impiccato il 16 ottobre 1946. Credo che l'ordine dato da Hitler di considerare le leggi internazionali come carta straccia sia stato l'unico modo per combattere contro le nazioni nemiche, che avevano fatto lo stesso. Baldur von Schirach, nato il 9 maggio 1907, fu il capo della gioventù hitleriana dal 1931 al 1940 e il Gauleiter di Vienna dal 1940 al 1945. Come leader della gioventù hitleriana, indottrinò milioni di giovani tedeschi con l'ideologia nazista. A Vienna supervisionò la deportazione di decine di migliaia di ebrei nei campi di sterminio. Al processo di Norimberga, von Schirach fu condannato a 20 anni di prigione e fu rilasciato nel 1966. Morì nel 1974. Karl Dönitz, nato il 16 settembre 1891, fu un ammiraglio tedesco e successore designato di Hitler come presidente del Reich. Fu comandante della Kriegsmarine, marina militare tedesca, e sviluppatore della strategia degli U-Boot durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo il suicidio di Hitler, Dönitz divenne capo dello Stato tedesco per pochi giorni, negoziando la resa della Germania agli alleati. Condannato a 10 anni di prigione, scontò la pena e fu rilasciato nel 1956. Morì nel 1980. Franz von Papen, nato il 29 ottobre 1879, fu un diplomatico e politico tedesco che giocò un ruolo chiave nel facilitare l'ascesa al potere di Hitler, servendo come cancelliere della Germania nel 1932 e come vicecancelliere nel 1933. Nonostante la sua collaborazione con il regime nazista, von Papen fu assolto da tutte le accuse al processo di Norimberga. Dopo la guerra visse una vita ritirata e morì nel 1969. Hjalmar Schacht, nato il 22 gennaio 1877, fu un economista tedesco e presidente della Reichsbank. Fu nominato ministro dell'economia da Hitler nel 1934 e contribuì significativamente alla ricostruzione dell'economia tedesca e al riarmo del paese. Nonostante la sua collaborazione con i nazisti, Schacht si oppose ad alcune delle politiche più radicali di Hitler e fu allontanato dal governo nel 1937. Fu accusato di crimini contro la pace al processo di Norimberga, ma venne assolto. Dopo la guerra continuò la sua carriera come consulente economico. Morì nel 1970. Konstantin von Neurath, nato il 2 febbraio 1873, fu un diplomatico tedesco che servì come ministro degli esteri dal 1932 al 1938 e come protettore del Reich di Boemia e Moravia dal 1939 al 1943. In questa posizione supervisionò la repressione e la germanizzazione dei territori cechi occupati. Condannato a 15 anni di prigione, fu rilasciato per motivi di salute nel 1954 e morì nel 1956. Erich Raeder, nato il 24 aprile 1876, fu un ammiraglio tedesco e comandante in capo della Kriegsmarine fino al 1943. Sotto il suo comando la marina tedesca attuò molte delle operazioni belliche navali della Germania, inclusi l'uso degli U-Boot e l'assedio dei convogli alleati. Condannato all'ergastolo, la sua pena fu commutata in 10 anni per motivi di salute e fu rilasciato nel 1955. Morì nel 1960. Alfred Jodl, nato il 10 maggio 1890, fu un generale tedesco e capo delle operazioni dell'Oberkommando der Wehrmacht. Partecipò alla pianificazione e all'esecuzione delle operazioni militari della Germania nazista e firmò numerosi ordini per atti di rappresaglia e altre atrocità nei territori occupati. Condannato a morte, fu impiccato il 16 ottobre 1946.
Nel 1953 un tribunale tedesco post-bellico annullò parzialmente la sua condanna, ma la decisione rimane controversa. Walter Funk, nato il 18 agosto 1890, fu un economista tedesco e ministro dell'economia dal 1938 al 1945, nonché presidente della Reichsbank. Partecipò alla spoliazione economica degli ebrei e alla gestione dell'economia di guerra nazista. Condannato all'ergastolo, fu rilasciato per motivi di salute nel 1957 e morì nel 1960. Robert Ley, nato il 15 febbraio 1890, fu un alto ufficiale nazista e capo del fronte tedesco del lavoro, Deutscher Arbeitsfront. La DAF fu l'organizzazione che sostituì i sindacati nella Germania nazista, controllando le condizioni di lavoro e l'occupazione. Lei fu anche responsabile del programma Forza attraverso la gioia, Kraft durch Freude, che organizzava attività ricreative per i lavoratori tedeschi. Fu accusato di crimini contro l'umanità per il suo ruolo nell'oppressione dei lavoratori ebrei e nell'uso del lavoro forzato. Tuttavia, lei si suicidò nella sua cella il 25 ottobre 1945, prima dell'inizio del processo. Gustav Krupp von Bohlen und Dalbach, nato il 7 agosto 1870, fu un industriale tedesco e capo della potente azienda Krupp, che giocò un ruolo fondamentale nella produzione di armi per il regime nazista. La sua azienda fu coinvolta nello sfruttamento del lavoro forzato, inclusi prigionieri di guerra deportati dai campi di concentramento. A causa delle sue condizioni di salute deteriorate, non fu processato a Norimberga. Morì il 16 gennaio 1950. Al suo posto fu processato suo figlio, Alfred Krupp, in un processo successivo. Hans Fritzsche, nato il 21 aprile 1900, fu un giornalista tedesco e capo del Dipartimento della Radio del Ministero della Propaganda sotto Joseph Goebbels. Utilizzò la radio per diffondere la propaganda nazista, sostenendo l'ideologia del regime e giustificando le sue politiche aggressive e repressive. Fu assolto delle accuse principali, ma venne condannato a 9 anni di prigione per la sua partecipazione alla propaganda. Fu rilasciato nel 1950 e morì nel 1953. Martin Bormann, nato il 17 giugno 1900, fu un potente ufficiale nazista e capo della cancelleria del partito. Divenne uno dei più stretti collaboratori di Hitler, gestendo gran parte della corrispondenza delle questioni amministrative del Führer. Bormann fu anche un membro di spicco del cerchio interno di Hitler, esercitando una grande influenza sulle politiche del partito e sugli affari di Stato. Fu condannato a morte in contumacia, poiché scomparve durante la battaglia di Berlino nel maggio 1945. I suoi resti furono identificati nel 1972, confermando la sua morte presumibilmente avvenuta nel 1945. Gli Stati Uniti spinsero affinché il processo si svolgesse nella zona occupata. Alla conferenza di Londra dell'agosto 1945 si decise innanzitutto di procedere a Norimberga per motivi infrastrutturali. Il Palazzo di Giustizia, appena danneggiato, offriva spazio a numerosi dipendenti provenienti da 4 nazioni, con 530 uffici e 80 sale per le udienze. L'annesso carcere ha offerto l'alloggio e la protezione degli imputati e di numerosi testimoni incriminati, che sono stati poi processati a loro volta. Il ruolo storico di Norimberga come città delle manifestazioni del partito nazista e delle leggi razziali non fu decisivo per la sua scelta come luogo di processo, ma le conferì uno speciale status simbolico. Le autorità americane di occupazione ebbero solo poche settimane per riparare e convertire l'edificio. Al processo di Norimberga, i 4 grandi paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale erano rappresentati da figure di spicco, che contribuirono in maniera decisiva alla conduzione dei processi contro i principali leader nazisti. Per gli Stati Uniti, il rappresentante principale fu Robert Jackson, di cui abbiamo già parlato. L'Unione Sovietica fu rappresentata da Roman Rudenko, un avvocato e procuratore di alto rango. In quanto procuratore capo dell'Unione Sovietica, Rudenko portò avanti l'accusa con particolare attenzione ai crimini commessi sul fronte orientale, riflettendo l'importanza che l'Unione Sovietica attribuiva alle punizioni dei crimini di guerra nazisti. Dal Regno Unito, Sir Hartley Shawcross, procuratore generale per l'Inghilterra e il Galles, servì come principale rappresentante legale britannico,
Shawcross era rinomato per le sue abilità oratorie e per il suo approccio rigoroso e metodico, elementi che utilizzò efficacemente per presentare le prove contro gli imputati. La Francia fu rappresentata inizialmente da François de Menthon e successivamente da Auguste Charpentier de Ribes, che subentrò a causa dei problemi di salute del suo predecessore. Entrambi i procuratori francesi erano determinati a garantire che la Francia avesse un ruolo significativo nel processo e che i crimini di guerra fossero puniti, contribuendo a ristabilire la giustizia internazionale. Durante il processo di Norimberga furono chiamati 139 testimoni. Sono stati anche intervistati più di 280 testimoni. La corte non doveva ascoltarli di persona, ma poteva fare riferimento alle dichiarazioni giurate, affidavit, degli informatori. Gli imputati e la loro difesa potevano fornire prove essi stessi e interrogare testimoni. Dissero la loro opinione coloro che a vario titolo avevano sostenuto la politica nazionalsocialista e la guerra di conquista e di sterminio tedesca, nonché le vittime sopravvissute all'Olocausto. Anche grazie alle loro dichiarazioni, il processo di Norimberga divenne un ritratto completo del regime nazionalsocialista. Per la prima volta l'opinione pubblica mondiale apprese da testimoni diretti la dimensione della politica criminale del Terzo Reich. Il 20 novembre 1945 si apre il sipario sul processo di Norimberga presso il Palazzo di Giustizia della città tedesca, segnando l'inizio di un evento destinato a rimanere impresso nella storia come uno dei più importanti del XX secolo. L'atmosfera nella sala è densa di tensione e anticipazione, mentre il mondo intero osserva con fiato sospeso l'avvio di questo processo senza precedenti. Il 24 novembre 1945 la procura britannica prende la parola, presentando il suo atto d'accusa, un documento che descrive con lucida freddezza le efferatezze perpetrate dal regime nazista. Vengono elencati crimini di ogni genere, dall'invasione illegittima di nazioni sovrane alla deportazione e allo sterminio sistematico di ebrei, rom, omosessuali e altri gruppi considerati indesiderabili dal regime. Il 27 novembre 1945 la difesa nazista, respingendo con veemenza le accuse mosse, tenta di ribaltare la narrazione, presentando gli imputati come semplici pedine di un gioco orchestrato dalle potenze vincitrici. Si ergono a paladini di una causa persa, cercando di giustificare l'indifendibile. Il 27 dicembre 1945 un documento agghiacciante viene depositato agli atti del processo, i diari di Rudolf Hess, comandante del campo di concentramento di Auschwitz. Le sue parole, cariche di cinismo e disumanità, offrono una testimonianza diretta degli orrori che si sono consumati all'interno dei lager nazisti. Il 16 gennaio 1946 l'orrore assume una forma ancora più tangibile, con la proiezione di una pellicola che mostra le atrocità commesse nei campi di concentramento nazisti. Le immagini, crude e sconvolgenti, ripercorrono la sistematica disumanizzazione e distruzione di milioni di persone. La visione di questo film rappresenta un duro colpo per la coscienza dei presenti. Il 3 febbraio 1946 Alfred Rosenberg, uno degli ideologi di spicco del nazismo, sale al banco degli imputati per testimoniare a sua difesa. Le sue parole, impregnate di fanatismo e retorica nazionalsocialista, offrono uno spaccato inquietante della mentalità che ha animato il regime. Il contrasto tra le sue idee deliranti e la realtà dei crimini commessi emerge con drammatica evidenza. Il 15 marzo 1946 Hermann Göring, il secondo uomo del regime nazista dopo Hitler, si presenta davanti al tribunale per una maratona di ben 11 ore di testimonianza. Cerca di discolparsi, minimizzando il suo ruolo nelle atrocità commesse e dipingendosi come un semplice esecutore degli ordini del Führer. Tuttavia le sue parole sono prive di credibilità. Naturalmente i comandanti tedeschi erano responsabili di atrocità. Ho fatto guerra come leader del popolo tedesco e come un buon soldato. Il 21 marzo 1946 un colpo di scena scuote il processo. La lettera di Norimberga, firmata da alcuni degli imputati più importanti, viene resa pubblica. In questa missiva gli imputati ammettono, seppur parzialmente, la loro responsabilità per i crimini commessi.
affermando di essere stati vittime di un'ideologia distorta e di non aver compreso appieno la gravità delle loro azioni. Questo documento rappresenta un tentativo, tardivo e in parte strumentale, di attenuare la portata delle loro colpe. Il 30 aprile 1946 la procura conclude la sua requisitoria. Dopo mesi di meticolosa presentazione di prove e testimonianze, il quadro che emerge è agghiacciante. Un regime che ha pianificato e perpetrato crimini di inaudita ferocia contro milioni di persone innocenti. La richiesta dell'accusa è inequivocabile: condanna a morte per i principali imputati. Il 15 maggio 1946 tocca ora alla difesa esporre le sue argomentazioni finali. I legali degli imputati, con arringhe appassionate e spesso retoriche, cercano di scagionare i loro clienti, appellandosi a concetti di obbedienza agli ordini e di presunto idealismo. Tuttavia, le forze delle prove e l'evidenza dei crimini commessi rendono le loro parole flebili e poco convincenti. Il 1 giugno 1946 è il momento per gli imputati di avere l'ultima parola prima della loro sentenza. Uno ad uno si presentano davanti al tribunale per pronunciare i loro discorsi finali. Alcuni cercano di mantenere una parvenza di compostezza, mentre altri si abbandonano a sfoghi emotivi o a proclami di innocenza. Il 1 settembre 1946 la Corte si ritira per esaminare il verdetto. I 4 giudici devono decidere sulla colpevolezza di ciascun imputato rispetto alle singole accuse e la rispettiva sentenza con una maggioranza di almeno 3 membri. Nel caso di 4 imputati e 3 organizzazioni, il giudice sovietico Nikitschenko viene respinto nelle sue richieste di pene più severe. Il 1 ottobre 1946, il giorno del verdetto è finalmente arrivato. Dopo mesi di processo, il tribunale emette la sua sentenza. 12 imputati sono condannati a morte, 7 ricevono l'ergastolo e altri 5 vengono assolti. Il 16 ottobre 1946, nella prigione di Norimberga, viene eseguita la condanna a morte per gli imputati condannati. Le richieste di clemenza da parte dei condannati a morte sono state respinte, così come le richieste di modificare il metodo di esecuzione, passando alla fucilazione anziché all'impiccagione.